10 cose che fanno sembrare la nostra casa vecchia, disordinata, brutta. Quando entriamo a casa, l'odore è la prima sensazione che ci colpisce. Un buon profumo ci mette subito a nostro agio, rende l'ambiente caldo, accogliente e ci dà la sensazione di pulito. Ma vivendo a casa ci si abitua facilmente agli odori, non ci si rende più conto magari di alcuni odori sgradevoli. Quindi la prima cosa da fare è eliminare la fonte dei cattivi odori. E le tipiche fonti sono la spazzatura, il frigorifero, i panni sporchi da lavare, i mobili vecchi e ovviamente la muffa. Utilizziamo 3 super alleati che abbiamo già nella nostra dispensa: bicarbonato, caffè e carbone. Sì, quello del barbecue andrà benissimo. Li versiamo semplicemente in una ciotola vicino alla fonte del cattivo odore. Un modo per rendere l'ambiente subito ordinato e organizzato è quello di disporre gli oggetti in modo parallelo o perpendicolare. È veramente semplice. Ho praticamente impiegato 5 secondi e ho reso gli oggetti molto più organizzati. Esiste un modo ottimale anche per sistemare le tende, in modo che schermino, ma che facciano anche entrare un po' di luce. Le teniamo leggermente aperte, morbide, aperte con la stessa larghezza, e se presentano delle pieghe, come nel mio caso perché erano legate, le spruzziamo con uno spray a base di acqua e un po' di ammorbidente sulla parte spiegazzata e poi stendiamo con le mani. E avremo anche un ottimo profumo. Un'altra cosa che rende le nostre case vecchie, trascurate, brutte sono i cavi a vista, perché, diciamo la verità, cavi ovunque, ormai ne abbiamo tantissimi e non sappiamo più dove metterli. Per fortuna li possiamo facilmente nascondere dentro delle scatole, dei contenitori, e ce ne sono tanti in vendita, ma la cosa migliore è realizzarle con ciò che abbiamo già a casa. Basta semplicemente fare un foro, oppure dei cestinetti, o semplicemente nascondendoli in modo strategico dietro altri oggetti. Adesso invece vi vorrei parlare della parte della casa che a me sta veramente a cuore, ed è l'ingresso. L'ingresso però esterno, non perché mi pesa il giudizio che possono avere le altre persone nei confronti della mia casa, ma perché questo può essere una forma di gentilezza e di rispetto verso gli altri. Curare la parte frontale dell'ingresso significa prestare attenzione non solo alla nostra casa, ma anche agli altri. Tutte le persone che vedranno dall'esterno la casa potranno godere di una bella immagine e avranno un messaggio positivo di cura e di rispetto verso le cose. Divani e coperte sono i punti focali della zona giorno, mentre i punti focali dei divani e delle coperte sono i cagnolini. No, scherzo. Sono le coperte e i cuscini, che vengono spesso trascurati e invece possono dare un impatto importante all'atmosfera generale della stanza. E sistemarli è una cosa che richiede veramente pochissimi secondi, ma che rende la stanza subito più ordinata e curata. Le parti in acciaio in cucina danno sempre un aspetto moderno e professionale, ma nonostante sia un materiale resistente, col tempo tende a rovinarsi perché può presentare delle macchie di ossidazione, si può graffiare o semplicemente essere trascurato e quindi aver accumulato grasso e polvere. E se il nostro acciaio non è più tanto in forma, c'è un piccolo trucchetto che possiamo fare dopo averlo pulito, quello di passare l'olio per il corpo oppure anche olio d'oliva. Ne basta veramente pochissimo. Oltre ad aumentare la lucentezza, lo preserverà anche dall'ossidazione. Un altro trucco visivo che rende l'ambiente subito elegante è quello di disporre gli oggetti a gruppi di 3. È inutile dire che il punto focale della camera da letto è sicuramente il letto, e quando lo facciamo in modo curato rende subito l'ambiente più accogliente, elegante. E se ti interessa approfondire l'argomento su come rifare il letto elegantemente, però in modo facile e veloce, ho fatto un video dove riassumo i migliori trucchi che ti linkerò in alto a destra. Mi raccomando, non te lo perdere perché è proprio carino.
Tenere in bagno degli asciugamani freschi e morbidi rende l'ambiente sicuramente più bello e curato. Quindi eliminiamo i vecchi asciugamani macchiati, rovinati da precedenti lavaggi e riutilizziamoli come stracci per pulire la casa. Andranno benissimo, risparmieremo e quando li laveremo non rilasceranno microplastiche nell'ambiente. E un trucco per appenderli in modo carino in bagno è questo: prima da una parte, poi dall'altra, lo pieghiamo a metà e lo appendiamo al gancio. E se pulire il bagno lo trovi pesante, noioso, faticoso, allora non perderti questo video dove ti mostro 10 trucchi che sicuramente ti renderanno la vita più semplice. Per adesso ti mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ci sono delle cose nelle nostre case che la fanno sembrare molto più sporca e disordinata di quello che in realtà. Anche subito dopo averla pulita, ci guardiamo intorno e abbiamo la sensazione di aver sbagliato qualcosa, ma in realtà non è colpa nostra, semplicemente sono degli oggetti o un insieme di oggetti messi nel posto sbagliato che ci danno la sensazione proprio di disordine e di sporcizia, anche se non è così in realtà. Oggi te ne voglio mostrare 10 che secondo me, una volta eliminate, faranno sembrare la nostra casa molto più pulita e accogliente. Un appendiabiti nell'ingresso pieno di giacche, borse, cappotti, piumini ci dà subito l'impressione di una casa disordinata, anche se in realtà non è così, però è la prima cosa che vediamo quando entriamo. Quindi il mio consiglio è quello di utilizzare appendiabiti nell'ingresso soltanto per appendere la giacca che stiamo utilizzando, per cui quando la cambiamo, prendiamo una nuova giacca, mettiamo via quella precedente, soprattutto se è un appendiabiti a vista. Numero 2, lo svuotatasche nell'ingresso, che ci dovrebbe servire per tenere 2 o 3 oggetti che ci servono quando stiamo uscendo e che dobbiamo prendere al volo. Quindi le chiavi della macchina, le chiavi di casa, il portafoglio, gli occhiali da sole, ma chissà per quale strano motivo nel giro di pochi giorni diventa un deposito di cose dimenticate. Per cui il mio consiglio è quello di tenerlo d'occhio, perché ci dà subito l'impressione anche questo di disordine, e di dare una collocazione alle cose in base alla loro funzione. Quindi, ad esempio, un invito per una festa lo mettiamo nella nostra borsa, un biglietto da visita nella nostra agenda, una corda, probabilmente la butterò, una mascherina usata la butterò, mascherine nuove insieme alle altre e così via. Numero 3, scarpe. Eh sì, solitamente è un problema sottovalutato quello delle scarpe, però avere un posto abbastanza ampio per poterle contenere tutte è importante, altrimenti queste scarpe saranno sempre ovunque. E sappiamo che è importante metterle via subito anche per una questione di igiene, di pulizia. Ci sono diverse soluzioni, esistono scarpiere salvaspazio che si mettono dietro le porte, quelle con le ante basculanti, però a me non piacciono, non sono mai riuscita a farcele stare tutte e poi si rompevano dopo pochissimo tempo. C'è stato un periodo in cui le mettevo anche sotto il letto, dentro le scatole, però non era una soluzione abbastanza comoda, quindi alla fine ho dovuto dedicare un armadio del mio guardaroba alle scarpe e così ho risolto. Numero 4, sacchetti. Anche se non sono a vista, ogni volta che apriamo i nostri cassetti o le ante del mobile sotto lavello saltano fuori valanghe di sacchetti e tra l'altro quando ci servono non riusciamo mai a trovarli. Quindi il modo secondo me più pratico è quello di tenerli all'interno di un sacchetto piegati in questo modo.
Esistono tanti modi per piegarli e per tenerli all'interno di altri contenitori, ma secondo me questo è il modo più veloce e occupano veramente pochissimo spazio. Numero 5, grucce metalliche. Eh sì, perché se ne abbiamo molte rischiamo di rovinare i nostri vestiti, soprattutto quelli con tessuti delicati, tendono a perdere la loro forma. Inoltre queste grucce col tempo possono arrugginire, anche semplicemente con l'umido. Quindi vi consiglio semplicemente di eliminarle o riportarle in lavanderia subito e di utilizzare delle grucce tutte uguali. Io le acquisto a pacchi su Amazon, sono molto convenienti, in modo da avere l'armadio più ordinato con tutti i vestiti appesi allo stesso livello. Numero 6, i cavi, che danno sicuramente un aspetto di disordine. Esistono in commercio tanti contenitori per mettere all'interno i cavi, oppure semplicemente possiamo nasconderli. Numero 7, il cestino dei panni sporchi senza coperchio, quindi vedere il bucato da lavare così non è bello, per cui cerchiamo di procurarci un cestino che abbia la possibilità di chiudersi e sarà tutta un'altra cosa. Opla. 8. Piccoli oggetti sparsi sicuramente contribuiscono a creare un ambiente disordinato, quindi il mio consiglio è quello di raggrupparli su dei cestini o dei vassoi. L'ambiente sembrerà subito più curato ed elegante. Troppi magneti attaccati al frigorifero danno subito la sensazione di caos e disordine in cucina. Quindi il mio consiglio è quello di tenere il frigorifero minimalista il più possibile, così sarà anche più semplice e veloce da pulire e lasciamo poche cose indispensabili. I flaconi di diverse dimensioni e colori creano disordine e caos visivo. Il mio consiglio è quello di acquistare dei dispenser, possibilmente in vetro, quindi riutilizzabili all'infinito, simili o uguali, e travasare al loro interno i detergenti. Ovviamente sto parlando di quegli spazi che sono sempre sotto i nostri occhi, poi all'interno dei pensili possiamo anche lasciarli dentro i flaconi, anche perché la maggior parte delle confezioni contengono delle informazioni importanti che ci servono e che sicuramente non ci ricorderemo sempre. Fammi sapere se questi consigli già li conoscevi e quindi li metti in pratica, e se ti è piaciuto il video, se ne vorresti vedere altri. Noi ci vediamo al prossimo, un bacio, ciao!